Ciao Massimo Fini, sono un giornalista e adesso più che altro uno scrittore e sono un antimodernista. Ecco. Che cosa sia la democrazia non lo sa in realtà nessuno, il povero Bobbio che ci ha dedicato tutta la vita praticamente allo studio della democrazia, prima dà 9 elementi che caratterizzano la democrazia, poi gliene dà 6, poi alla fine gliene dà 3, poi in realtà la democrazia rappresentativa non esiste, cioè non è la democrazia, è un sistema di oligarchie, di poliarchie, le chiama Sartori, che è uno studioso pure e sinceramente democratico, cioè di aristocrazie mascherate che non hanno neanche, diciamo, hanno tutti i privilegi delle aristocrazie storiche, ma non hanno neanche gli obblighi che questi avevano. Per esempio la difesa del territorio aspettava alla nobiltà, non al contadino che continuava a lavorare sui campi. Ecco. Quindi in realtà è un'invenzione, è una truffa nella sostanza, si è rivelata, al di là della buona volontà dei suoi padri fondatori, Stuart Mill piuttosto che Locke. Già Tocqueville aveva individuato che c'era qualcosa che non funzionava, quindi io non credo alla democrazia rappresentativa, insomma. In modo brutale l'ho scritto, quindi lo dico, è un modo sofisticato per mettere nel culo alla gente, soprattutto alla povera gente col suo consenso. Comunque è l'involucro legittimante di qualcosa di molto più inquietante, che è il modello di sviluppo occidentale, quello che stiamo vivendo, insomma, è quello contro cui qualcuno di noi si batte, insomma. Il modello di sviluppo non può che portarci alla catastrofe, perché a parte che già gronda sangue da tutte le parti, un modello che si basa sulle crescite esponenziali che esistono in matematica, ma non in natura, nel momento in cui non può più crescere, implode su se stesso. E non ci siamo più tanto lontani, anche perché è un modello che è costretto a aumentare di continuo la propria velocità per sua dinamica interna, quindi stiamo andando sempre più veloci, a un certo punto andiamo a sbattere, insomma. Una cosa utile, nel senso che l'Italia è sempre stato in fondo un paese laboratorio, qui nascono i mercanti come classe sociale a Firenze, nel Piacentino, che saranno la precondizione della rivoluzione industriale. Qui nasce nel Novecento il fascismo, che poi darà luogo ai fascismi europei. È, diciamo, interessante perché, a differenza delle altre democrazie, agendo in questo modo così spudorato e violando in modo così spudorato i sacri principi, smaschera che cos'è la democrazia realmente. Quindi da questo punto di vista, ripeto, è interessante perché si svela, mentre nelle altre democrazie sono più, come si può dire, più astuti, la cosa è più nascosta, non so, penso agli Stati Uniti, penso alla Francia, penso a qualsiasi altra democrazia, insomma. Sì, sarebbe la democrazia diretta che è esistita, la democrazia è esistita prima che si conoscesse il nome, che si facesse il nome di democrazia, ma la democrazia nella comunità di villaggio, l'assemblea di villaggio decide assolutamente tutto ciò che è fatta dai capifamiglia, decide assolutamente tutto ciò che riguarda il villaggio, ma a ragion veduta, perché decide su cose che conosce molto bene. Lo stesso Rousseau, appunto, quando immagina la democrazia diretta, la immagina perché Ginevra, dove viveva allora, era una città di poche decine di migliaia di abitanti. Comunque la democrazia c'è stata prima di esistere, ed è quella della comunità di villaggio. Democrazia diretta. Questa democrazia del villaggio aveva funzionato benissimo 2 anni prima della rivoluzione francese, sotto la spinta della borghesia, sia per suoi interessi sia per questa sua smania di regolamentare tutto, eccetera eccetera, cambia le cose, cioè non è più l'assemblea del villaggio che decide sul villaggio e sul suo territorio, ma delega alcuni rappresentanti.
e da lì inizia il disastro. È ovvio che questo succede anche perché naturalmente nel frattempo si sono affermati gli stati sono delle grandi entità e la democrazia diretta non riesce più a esplicitarsi, insomma. L'ipotesi più probabile è che succeda quello che succede a tutti i sistemi totalizzanti, che successe all'impero romano, cioè l'impero romano aveva appena finito di conquistare tutto il mondo allora conosciuto, che implose su se stesso e diede origine al feudalesimo europeo. Quello che immagino alcuni correnti di pensiero è una sorta dell'ipotesi diciamo più felice di feudalesimo senza feudatari, cioè di comunità che non hanno più un feudatario che comunque in qualche modo proprietario, controlla e cosa, ma è una comunità di pari, di uguali, in vari sensi, perché per esempio la società medievale era organizzata in senso completamente diverso dal nostro, cioè a ogni nucleo familiare, sia sulla terra sia nell'artigianato, a ogni nucleo familiare doveva essere garantito lo spazio vitale. Se voi leggete le disposizioni degli statuti artigianali, ci sono delle cose per noi incomprensibili, non puoi fare cenni per distogliere il cliente dal negozio del vicino, insomma non puoi fare concorrenza, proprio per questo motivo di fondo, che è una società che non è basata sulla competizione, non è particolarmente efficiente, su questo non c'è dubbio, ma è una società umana che ha resistito finché ha resistito il delicato sistema della comunità della terra, che non è il comunismo della terra, ma sulla terra esistono tutta una serie di servitù comunali che vanno a favore della comunità intera. Tu puoi pascolare sul campo del vicino, quando naturalmente il raccolto è stato fatto, tu puoi pescare, prendi l'acqua, adesso il problema è che stanno privatizzando anche l'acqua. No? Succederà un bagno di sangue inevitabile, perché nel momento in cui crolla il sistema del denaro e la gente si rende conto che non può mangiare delle città, che non può mangiare l'asfalto, bersi il petrolio, si rovescerà nelle campagne, ma siccome le campagne non sono infinite, ci sarà dell'altra gente che respingerà questi che arrivano, suppongo, a colpi di forcone o di Kalashnikov, quindi saranno. Ma non succederà solo in Italia, succederà in tutto il mondo, insomma. Attraverso un bagno di sangue, ripeto, se per una qualche miracolosa intuizione non fermiamo il modello, non abbiamo il coraggio di fare alcuni passi indietro, senza tornare alle caverne, ma alcuni passi indietro. Le correnti di pensiero americane che hanno pensato a questo sono, in sintesi, parlano di un ritorno graduale, limitato e ragionato a forme di autoproduzione e autoconsumo che passano necessariamente per il recupero della terra e la marginalizzazione dell'apparato industriale e finanziario. Insomma. Questa è l'ipotesi riformista più credibile, anche se in realtà, siccome tutto si muove in senso opposto in questo momento, pare utopica. D'altro canto noi dovremmo prendere qualche suggestione, perlomeno sia dalla società medievale, sia da una cultura che noi abbiamo alle spalle e che abbiamo emarginato perché è troppo dolorosa, troppo tragica rispetto al famoso pensiero giudaico-cristiano, che poi quello che, avendo in testa l'idea di progresso, ci porta attraverso varie trasformazioni di tipo economico al modello di sviluppo di oggi. Ma c'è la cultura greca aveva profondo il senso del limite. Sul frontespizio dell'oracolo di Delfi c'era scritto mai niente di troppo, e tutta una serie di miti greci dicono questo, che l'ubris, il delirio di impotenza dell'uomo, loro lo dicono a loro modo naturalmente, provoca la zonostron, l'invidia degli dei, e quindi la punizione inevitabile. Io credo che, anche se temo sia tardi, la prima cosa che dovremmo recuperare è il senso del limite, che abbiamo abbondantemente sorpassato, lo vediamo. La cosa più evidente è quella ecologica, insomma, questa è una parte.